Dove comprare i fumetti o i manga che non sono più disponibili sullo store dell'editore? So che molte altre persone prima di me hanno realizzato video simili, ma tra i vari video che ho visto sull'argomento, sì perché anch'io ho avuto necessità di recuperare una serie ormai parzialmente fuori catalogo nell'ultimo periodo, Pandora Hearts per chi se lo stesse chiedendo, ho notato che nessuno ha tenuto in considerazione l'aspetto probabilmente più banale dell'intera questione. I manga o i fumetti possono essere reperiti ed acquistati non solo in fumetteria, ma anche in libreria. Già, questa informazione ha appena aperto 1000 altri nuovi sentieri nella vostra mente, vero? Perché probabilmente molti di voi, esattamente come me, avranno pensato, rendendosi conto che quell'uscita che avete saltato non è più disponibile sul sito dell'editore, che avrebbero per forza di cose dovuto recuperarla acquistandola sul mercato dell'usato. Ma non è necessariamente così. Molto spesso infatti molte librerie hanno delle rimanenze di magazzino più ampie del sito stesso dell'editore, per ovvi motivi legati al fatto che non in molti pensano di poter recuperare le suddette serie sul sito di una libreria o andando fisicamente in una libreria. Ovviamente non tutti i siti che voglio consigliarvi oggi in questo video sono siti legati ad una libreria, ma in gran parte sì, perché a mio avviso riuscire ad acquistare una copia parzialmente fuori catalogo nuova nella maggior parte dei casi è meglio che dover per forza ricorrere all'usato, in quanto le copie fuori catalogo spesso sui mercati dell'usato si trovano a prezzi improponibili per via dei dannati bagarini. Quindi, nella scrittura di questo video io ho fatto un po' di brainstorming e ho raccolto tutti i vari siti sui quali so per certo che sia possibile trovare dei fumetti in ottime condizioni e soprattutto che non vengano maltrattati malissimo in fase di spedizione. Per questo motivo, in questa mega lista di siti web non troverete Amazon. In realtà, io stesso ordino frequentemente libri da Amazon, ma se posso evitare, evito, perché molto spesso gli imballaggi per libri e fumetti di Amazon Italia fanno, purtroppo, veramente pena. Ma quindi, bando alle ciance, sappiate che per questo motivo che non vedrete apparire Amazon e partiamo subito con la lista, partendo dai siti sui quali è possibile trovare manga ormai introvabili altrove, nuovi. Feltrinelli. Un evergreen. Sono sicuro che molti di voi non appena mi hanno sentito dire "Raga, le librerie vendono anche fumetti, dovreste controllare anche sui loro siti", hanno pensato alla Feltrinelli. Ormai leader del settore, la Feltrinelli ha tantissimi punti a suo favore. Innanzitutto presenta un catalogo enorme e delle rimanenze di magazzino immense per la maggior parte dei prodotti che vende. Poi il catalogo in questione, se acquistato online, è anche quasi perennemente in sconto ed è l'unico sito tra questi che presenta questa peculiarità. Certo, si parla di pochissimi centesimi di sconto per ogni articolo, ma alla lunga recuperando magari una serie nella sua interezza può essere interessante rendersi conto di quanto denaro si è risparmiato. Gli altri due lati positivi di Feltrinelli, che la rendono la mia libreria preferita sia per acquistare libri che per acquistare fumetti, ma anche CD musicali in realtà ora che ci penso, sono che è possibile ritirare i propri articoli a mano direttamente in negozio e le librerie Feltrinelli possono essere trovate pressoché ovunque. Inoltre, qualora arriviate a spendere più di 25 euro, indipendentemente dal fatto che voi abbiate o no la tessera fedeltà, la più o la multi più, la spedizione a casa sarà completamente gratuita. E potrete ovviamente arrivare a 25 euro acquistando anche libri, CD musicali, videogames e giochi da tavolo. Insomma, si tratta sicuramente di un sito e di una libreria ovviamente che consiglio con tutto il cuore, perché per natura è estremamente eclettica e può permettervi non solo di recuperare alcuni volumi che non sono più disponibili sul sito stesso del produttore, ma anche di acquistare quelli disponibili ovunque scontati del 5%, mettendo nel carrello tra un fumetto e l'altro magari anche un buon libro o il nuovo CD del vostro artista preferito. IBS. Sulla falsa riga di Feltrinelli, il secondo sito che voglio consigliarvi è quello di Internet Bookshop Italia. Per gli amici, IBS. Partiamo da un presupposto. IBS basa il suo catalogo sul catalogo di Feltrinelli, visto che in parte parliamo della stessa azienda, e su quello di Messaggerie Italiane. Questo perché IBS stessa nasce da una collaborazione tra questi due brand. Quindi, se un prodotto è disponibile su Feltrinelli, sicuramente sarà disponibile anche su IBS, mentre se un prodotto è disponibile su IBS è anche probabile che non lo sia sul sito di Feltrinelli. In pratica è la versione estesa della cara Feltrinelli. Ma il vero lato positivo di IBS è che, iscrivendosi al loro sito, è possibile usufruire della wishlist e venire quindi avvisati qualora un prodotto ormai non disponibile torni a essere disponibile in un qualunque negozio Feltrinelli o da Messaggerie Italiane. Inoltre,
Anche IBS dà all'acquirente la possibilità di ritirare il proprio ordine in un negozio Feltrinelli, oltre che ad offrire la spedizione gratuita. Quindi, è più consigliato di Feltrinelli? Per quanto concerne il catalogo, assolutamente sì. Ma a me personalmente sia il sito che l'app di Feltrinelli sembrano essere estremamente più curate e carine, molto più cute. Quindi per me il primo sito da controllare resterà sempre comunque Feltrinelli. Seguito però, ovviamente, dalla cara IBS. Ubik. Chi di voi ha mai sentito nominare Ubik? Sono certo che siete in pochi, in quanto Ubik è una piccolissima catena di librerie, soprattutto se messa in confronto con Feltrinelli. Secondo il loro sito web ci sono più di 90 filiali in tutta Italia, quindi sì, veramente poche. Ma se ci pensate, è proprio questo il lato positivo. È proprio per questo che conviene dare di tanto in tanto un'occhiatina al catalogo di Ubik, in quanto, visto che non si tratta di una catena di negozi molto famosa, è molto probabile che ben poche persone abbiano cercato, ordinato e acquistato il fumetto di cui avete bisogno sul loro sito. Infatti, è proprio su Ubik che io personalmente sono riuscito a recuperare tutti i numeri introvabili tranne il 20 di Pandora Hearts. Questi numeri erano ormai praticamente infiniti e introvabili ovunque, da Amazon al sito di Star Comics, da eBay a Subito, passando perfino per il marketplace di Facebook. Nessuno vendeva i numeri 13, 14, 17 e 21 di Pandora Hearts. Numeri che però sono riuscito fortunatamente a trovare sul sito di Ubik. Nuovi. L'unico vero punto a sfavore per Ubik è che sul loro sito web o sull'app è impossibile pagare tramite PayPal. Per un motivo o per l'altro accettano soltanto pagamenti tramite bonifico bancario. Qualora però, come me, siete tra i fortunelli che hanno una delle 90 filiali Ubik nella propria provincia, vi segnalo che è anche possibile ordinare le proprie copie in un negozio fisico e pagarle direttamente alla consegna, senza pagare la consegna stessa. Sicuramente molto più sicuro di immediato, visto che potrete valutare le condizioni dei prodotti e pagare fisicamente in un negozio prima effettivamente di andarvene. Mondadori, dai, questa la conoscete tutti. Mondadori è una delle più grandi catene di librerie e al contempo case editrici in Italia. Anche Mondadori ha il suo sito web nel quale tra l'altro vende manga e fumetti, quindi in extremis consiglio di dare un'occhiata anche sul loro sito. Si può pagare con PayPal, con carta di credito e la spedizione per gli ordini che superano i 24 euro è completamente gratuita. Quindi semplicemente altro sito da tenere in considerazione per controllare eventuali rimanenze, ma come per Feltrinelli, anche per ordinare fumetti, manga e libri che sono disponibili ovunque, perché comunque è un sito molto conveniente. Giunti al punto. Ultima libreria di questa lista. Giunti al punto è per i libri di fumetti nuovi letteralmente l'ultima spiaggia, questo in quanto gli ordini di Giunti al punto vengono gestiti e smistati da Amazon Italia. Quindi l'imballaggio dei prodotti che ordinerete sarà il classico e poco sicuro imballaggio di Amazon. Ma nonostante ciò, nonostante ordinare su Giunti al punto equivalga ad ordinare su Amazon, per qualche assurdo motivo a volte sul loro sito web potete riuscire a trovare alcuni prodotti che su Amazon non sono più disponibili. Ed è per questo che considero questo sito web l'ultima spiaggia prima di ripiegare sull'usato, che potrebbe anche essere meglio in alcuni casi. Unilibro e Libraccio. Una menzione speciale però va a Unilibro e Libraccio. Queste sono due librerie perfette per acquistare libri, tomi scolastici e manuali di studio. Ma indovinate un po', per qualche motivo vendono anche fumetti e manga. Ovviamente non c'è tutto, ma il poco che c'è potrebbe restare disponibile per tantissimo tempo perché diciamocela tutta, chi pensa di poter trovare il fumetto che gli serve su uno di questi due siti? Nessuno. Prima Edicola. Mentre una seconda ed ultima menzione speciale va invece a Prima Edicola, ma in una maniera un po' particolare. Avete presente i volumi di fumetti e manga che di tanto in tanto escono in edicola con, ad esempio, il Corriere della Sera? Bene, finché ci saranno delle scorte in qualunque edicola italiana, su Prima Edicola potrete ordinare gli arretrati. Se l'avessi scoperto prima, io avrei potuto, ad esempio, recuperare l'intera serie di Jiro Taniguchi che uscì nel 2019 con il Corriere della Sera. Ormai è passato troppo tempo ed è troppo tardi, ma è un bene sapere che qualora dovessero esserci altre iniziative simili, avrò, ed avrete dopo aver visto questo video, un modo per recuperare l'intera serie senza dover ricorrere per forza al mercato dell'usato e dover sottostare ai bagarini. Manga Comics Market. Ed a proposito del mercato dell'usato, eccolo qui. Manga Comics Market. Questo sito permette di ordinare i propri manga e i fumetti da qualunque fumetteria italiana che li metta in vendita privatamente. Ovviamente questo porta con sé sia molti svantaggi che molti vantaggi. Innanzitutto la funzione che senza ombra di dubbio risulta essere più comoda di tutte le altre in questo sito è la wishlist, dalla quale potrete scegliere non solo il titolo e il numero del vostro manga, ma anche le condizioni di vendita.
Aggiungendo il volume o i volumi del fumetto che state cercando in wishlist, qualora non fossero disponibili, non è raro che anche a distanza di anni li vedrete comparire in qualche fumetteria italiana che vi permetterà di ordinarli direttamente dal sito stesso. Su questo sito si trova praticamente di tutto, dai fumetti più vecchiotti a quelli più recenti in versione limited. Uno dei due lati negativi, visto che i venditori sono sì delle fumetterie ma pur sempre dei privati, che usano il sito semplicemente come una piattaforma di vendita, è che i prezzi oscillano molto e non sono mai stabili. L'altro lato negativo è che sarà il venditore a scegliere il metodo di spedizione, quindi sicuramente vi troverete a dover pagare quasi sempre quei 3-6 euro in più per ricevere il vostro prodotto con un sistema di spedizione tracciabile, ma vi giuro, sul loro sito si trova quasi di tutto, in quasi qualunque condizione. E se ciò che cercate non si trova, aggiungendolo in wishlist tornerà a essere disponibile men che non si dica, perché in fondo Manga Comics Market sguazza all'interno di un mercato che è ben più grande di quello ordinario, il mercato del nuovo misto a quello dell'usato. E questo era tutto. Ci sono anche ovviamente i siti classici e famosi che già usate tutti, penso sia quasi banale nominarli, ma lo farò semplicemente velocemente per completezza. eBay, Subito, Facebook Marketplace ed Amazon. Ecco. Eh sì, probabilmente è uscito fuori in realtà un video molto più lungo di quanto mi sarei aspettato, ma credo di avervi dato tantissime informazioni e di essere riuscito ad aiutarvi abbastanza per quanto riguarda la ricerca di copie ormai non disponibili o esauriti dei vostri fumetti preferiti e che avevate magari intenzione di recuperare. Se così fosse, vi invito a lasciarmi qui sotto un commentino scrivendo se effettivamente questo video vi sia stato utile e se utilizzerete uno di questi siti in un prossimo futuro. Io vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video nel quale parleremo di robaccia nerd il prossimo martedì alle 18. Quindi, alla prossima gente. Bye bye.